Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Come state ragazze mie e ragazzi? Io volevo ringraziarvi profondamente per quello che mi state scrivendo nelle mail, nei messaggi riguardo ai segni zodiacali. Ce l'abbiamo fatta! È stato un lavoro pazzesco, ragazze mie. È stato un lavoro pazzesco. Come avete visto, abbiamo fatto per il 2025 per ogni segno zodiacale tutte le 12 case astrologiche. È stato un lavoro monumentale. Come avete visto, un'ora e 10, un'ora e 20 a segno zodiacale, con la mononucleosi attiva. È stato grandioso, impegnativo ma bellissimo, grande impegno, e mentre leggevo casa dopo casa, mi rendevo conto che avrei voluto fare un'ora per ogni casa, però mi dovevo limitare. Eh sì, perché quando vedo delle cose, sapete, io non mi risparmio. Cioè, vedo delle cose, però è anche bello che voi poi ci arriviate, no? Perché tutte le 12 case astrologiche è un lavoro veramente importante che lavora dentro di voi e vi fa capire anche ogni casa, che cos'è ogni casa astrologica. Alcuni di voi mi hanno scritto in che casa sono io. Per esempio, siete pesci, in che casa sono? No, allora, ognuno di noi ha tutte le 12 case astrologiche, quindi voi dovete ascoltare il vostro segno zodiacale e l'ascendente. Poi le case astrologiche sono gli ambiti della vostra vita nei quali avrete a che fare, mi spiego, durante l'anno. Quindi guardatevi il segno zodiacale vostro e l'ascendente vostro, tutte le case del segno, tutte le case dell'ascendente e quello è l'oroscopo, va bene? E quindi non c'è bisogno di sapere. Poi le mie ragazze, i miei ragazzi un po' più pratici nell'astrologia si sono anche visti dove avevano la Luna, dove avevano la Venere. E ovviamente io non l'ho detto perché siccome molte delle nostre sorelle e fratelli non sono esperti, no, nell'astrologia, non l'ho detto di guardare anche dove cade la Luna, Venere, perché altrimenti poi chi non è esperto si confonde, va bene? Che non è sempre male confondere la mente, ben venga, la mente deve essere bandita, quindi. Però per lavorare bene, chi all'inizio, comunque chi non è esperto di astrologia, si guardasse il segno zodiacale e l'ascendente, con tutte le case annesse, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, grazie per il supporto che mi avete dato, tutto il vostro amore nel realizzare in questo momento. Sapete che ho vissuto un mese che sta ancora gli strascichi, la febbre non mi è passata, 37 fisso, però sto sempre meglio, mi è passata la bronchite, insomma, quindi va sempre meglio. Grazie per tutto il vostro amore, perché è il vostro amore che mi dà questa forza inesauribile, che mi permette di continuare imperterrita, senza freni, senza freni. Ho imparato tanto dalla malattia del bacio. C'è tanto altro dietro a questa malattia del bacio, è proprio la necessità di avere quell'eremitaggio di cui la mia anima gridava già da un po', però, sai, ci sono degli amici cari con i quali poi vuoi uscire che ti chiedono: "No, perché non esci, perché non fai?" E quindi ho capito che non ho più bisogno di scuse perché le persone che ti amano, no? Gli amici veri, le persone che ti amano, comprendono. Era la mia forma pensiero di dover dare delle spiegazioni e quindi non esco se ho la scusa della malattia. Ho capito perfettamente questo, quindi non ho bisogno di scuse per uscire, per non uscire. Quindi quando lo voglio fare, ho imparato questo, sto ancora imparando, impareremo fino alla fine di questo viaggio terreno, quindi grazie, grazie a oltranza all'infinito, grazie. Allora,
Allora, facciamo le previsioni della settimana di Natale. Il Natale ci ricorda la possibilità di liberazione. Unire e non separare, unire e non separare. È questo che ci porta il messaggio del Cristo da 2000 anni a questa parte, finché non lo sentiamo. Ehi, senti, sto nascendo di nuovo, non è che magari ti ricordi che devi crocifiggere l'ego. Cioè, quello nasce ogni anno. Sì, celebriamo anche il solstizio d'inverno, che è un momento di passaggio, tantissime tradizioni sciamaniche, i nativi americani avevano proprio questo è il momento introverso, introspettivo, per fare dei grandi bilanci e lasciarsi fluire a quello che in primavera sarà. E quindi l'inverno è proprio quell'attività interna, no? Quando tutto è neve sopra, perché alla neve comunque è freddo e spoglio, sotto c'è una vita inesauribile, no? Ed è nell'invisibile, nell'invisibile la vita inesauribile. E quindi io vi dico sempre, guardate la natura come fa la natura. La natura quello che c'è nell'invisibile nella natura è la vita che germoglierà poi in primavera. E quindi fede nell'invisibile è ciò che ci dice la natura, fede nell'invisibile, perché il divino è ciò che ci resta da conoscere, fede nell'invisibile, nel divino, in tutti i valori femminili. È questo che ci sta portando a fare il grande salto quantico, che poi noi possiamo fare salti quantici in una giornata, cioè perché il tempo non è assoluto, bensì relativo. Va bene, ragazze mie ragazzi, allora, ma vi volevo dire un'altra cosa, non mi sto ricordando che cosa, non mi sto ricordando, va bene, come al solito voglio dirvi 200 miliardi di cose, facciamo queste previsioni settimanali, vediamo l'energia di questa settimana natalizia, dal 23 al 29 dicembre, oggi metto 2 oracoli, questi qua, metto gli Osho Zen, e questi altri che abbiamo usato nelle previsioni annuali, ok? Allora, siccome so che quando mettiamo 2 varianti le sentite sempre tutte e due, voglio fare un gioco oggi. Facciamo finta un gioco. Allora, voglio fare un gioco, voglio mettere le carte dei segni zodiacali, ok? Segni zodiacali. Voglio vedere. Prima di tutto, in modo tale che potete scegliere, mettiamo 6 segni da questa parte e 6 segni da questa parte, va bene? Allora, siccome ripeto, so che li sentite sempre tutte e due, le varianti, come fosse una variante unica, no? Allora, vediamo quale dovete sentire prima, ok? Oppure chi vuole sentire solo una variante, magari esce il segno zodiacale tu da quella parte e la senti, e se sei indecisa o indeciso per esempio, e quale sentire dopo. Ok? Allora, laddove esce il tuo segno zodiacale, lo senti per prima. Laddove non esce il tuo segno zodiacale, la senti per dopo. Ok? Mi era venuta questa ispirazione oggi. Allora, qua abbiamo tutti. Sì. Vediamo. Vedete, io sto ancora un po' così. Va bene. E ma oh meraviglia! Allora, vediamo. Allora, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, vediamo un po' che segni zodiacali abbiamo da questa parte e quali sono i segni zodiacali che abbiamo da questa parte. Laddove esce il tuo segno zodiacale la senti per prima come variante, ok? Sotto la timeline schiacciate lo dico per le ragazze nuove, sul titolo delle previsioni settimanali trovate la timeline di ogni mazzo, va bene? Quindi il primo e il secondo. Allora, vediamo che segni zodiacali ci sono sul primo. E quindi è quello che, ripeto, sono incoglionita come al solito ormai. Laddove esce il tuo segno zodiacale senti per prima quella variante, ok. Allora, di qua abbiamo la Vergine, l'Acquario,
il Sagittario, il Pesci, il Capricorno e il Gemelli da questa parte. Da quest'altra parte abbiamo l'Ariete, il Leone, lo Scorpione, la Bilancia, il Toro e il Cancro. Ok? Allora, laddove è uscito per prima il tuo segno, senti per prima quella variante col segno, ok? E partiamo dalla prima variante. Allora, per tutte le mie ragazze gemelli e ragazzi gemelli, Capricorno, Pesci, Sagittario, Acquario e Vergine, ok, sentiamo un po', vediamo, allora mettiamo come facciamo, come abbiamo fatto negli ultimi tempi. Prima di tutto vediamo le energie con le quali ti confronterai in questa settimana, come adempiere alla realizzazione della tua missione dell'anima e quali sono i programmi della tua anima in questa settimana a livello di eventi, che sono enti, entità, spiriti, che sono situazioni che ti accadono, eventi che te li portano anche delle persone, o anche eventi emozionali, magari stai a casa tutto il giorno come me e quindi ti cade comunque, ti capita un evento che è un'emozione e vediamo come vivertela. Ok, vediamo. Allora, prima di tutto, qual è la tua energia attuale di cui ti devi rendere consapevole? Mettiamo poi l'energia dell'evento e poi vediamo quello che mi ispira. Allora, la tua energia attuale. L'energia dell'evento, comprensivo di persone e circostanze che ti portano a quell'energia, settimana dal 23 al 29 dicembre, settimana di Natale. E poi vediamo il perché. Mettiamo la carta che lega. Allora, vediamo come sta la tua energia. Le vite passate, state facendo il lavoro sugli antenati, lo so ragazze mie, lo so. Lavoro sugli antenati a go-go. Le vite passate, hai una carta, questa è la luna degli Osho Zen, magari puoi avere alcune situazioni emozionali che ti fanno pensare, poi il 30 dicembre abbiamo la luna nuova, quindi siamo in luna calante in questo momento, è come se potresti avere un po' di situazioni emozionali particolari, ti senti molto strettamente connessa con i tuoi avi, i tuoi antenati in questo momento, o connesso con i tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi genitori, i tuoi nonni. Vedo questa energia qui. Non devi averne paura, ovviamente, perché la luna sono anche un po' le paure, ma sabbe satta sukhi hontu. Sabbe satta sukhi hontu. Eccolo qui. Il mantra sabbe satta sukhi hontu. Possano tutti gli esseri essere felici rispetto ai tuoi avi e ai tuoi antenati. Quindi ci possono essere anche delle esperienze che stai emozionalmente vivendo in questo momento che ricordano i tuoi avi, i tuoi antenati, delle esperienze che hanno già vissuto loro. Queste esperienze possono anche darti un po' di agitazione, un po' di preoccupazione, però vediamo nel corso della stesa, perché i tarocchi ci servono a vedere qual è il karma in quel momento e a come scinderlo, a come andare verso il Dharma, verso la missione dell'anima. Ok, vediamo gli eventi con i quali ti confronterai. Afflizione. Allora, ci sono dei ricordi, o ci sono persone afflitte o preoccupate con le quali ti confronterai in questa settimana, o una persona preoccupata o afflitta da qualcosa. Oppure ci possono essere delle preoccupazioni che ti arrivano in questa settimana che non riguardano te, però tu credi che riguardino te. Cosa voglio dire con questo? È una stessa emozione di afflizione che ti ritorna, che riguarda un tuo avo, un tuo antenato, e tu come discendente consapevole devi porre fine. Come fai? Semplicemente pronunciando il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu. Poi è Natale.
Quindi il Natale ci ricorda che Cristo si è fatto carne, si è fatto mortale per indicare agli uomini la strada della liberazione. Tu hai la straordinaria opportunità in questo Natale di liberare te e i tuoi avi e i tuoi antenati. Come? Con la consapevolezza, pronunciando i mantra e offrendo ai tuoi avi e ai tuoi antenati, tipo stai facendo un pranzo di Natale o stai cucinando per qualcuno o stai offrendo qualcosa, dedica i meriti di quell'offerta ai tuoi avi e ai tuoi antenati, pronunciando il mantra Sabbe Satta Sukhi Hontu, possano tutti gli essere felici. E poi sto facendo questa cosa per qualcuno, sto offrendo un dolce che ho fatto, sto facendo dei biscotti, li sto offrendo, porta a casa di qualcuno dei biscotti, del dolce, stai cucinando qualcosa, io offro i meriti spirituali della mia dedizione a questo cibo, a questo quadro, a questo regalo che sto facendo ai miei avi e ai miei antenati, aggiungendo affinché abbiano una buona rinascita e un buon karma. Di nuovo ripeti, sabbe satta sukhi kontu. Questo serve a sciogliere sia una tua preoccupazione sia l'afflizione di qualcuno. Va bene? Vediamo il perché. E non ci posso credere. La guarigione. Le emozioni che arriveranno in questa settimana, facendo questa pratica, portano la guarigione. Come ti ho già preannunciato qua, se tu percepisci alcune sensazioni o emozioni strane, particolari o di afflizione, o qualcuno che ti rimanda o che è afflitto e preoccupato per qualcosa e ce l'hai nel tuo campo energetico, significa che è un tuo specchio, no? Significa che i tuoi avi, i tuoi antenati hanno passato in questa settimana natalizia o stanno attraversando una stessa preoccupazione, che tu in qualità di discendente o che tu che stai guardando il video in questo momento ti fai responsabile e la sciogli. Guarendo questa preoccupazione tu guarisci te, perché i tuoi avi, i tuoi antenati sono i tuoi spiriti guida, coloro che ti ispirano le idee, la creatività, la gioia. E se c'è qualche spirito perturbato, questo ve lo dico nel video Maggio Pratica 8, si riversa nel tuo presente. Ci sono anche momenti temporali del tempo lineare in cui noi riviviamo le stesse cose, perché ci sono forme pensiero legate a quel tempo lineare. L'emozione del Natale spesso determina in alcune persone molto, molto vicine alla propria sensibilità, a volte della tristezza, no? Io mi ricordo anche delle persone a me care, arrivava il Natale, erano persone molto evolute spiritualmente ma non lo sapevano. Dici, com'è che non lo sanno? Insomma, persone molto sensibili. Si ritrovavano a essere molto tristi durante il periodo di Natale, perché mancava loro la consapevolezza di cos'è il Natale. Il Natale è accompagnare quelle emozioni, se ci sono dolce tristezza, dolce malinconia, e Mao meraviglia, lasciati trasportare da quelle emozioni, perché il Natale ti ricorda che non esiste mente separativa e quindi la mente separativa, la mente razionale fa fatica a lasciare andare l'ego, fa fatica a lasciare andare il conosciuto e fa fatica a non reprimere le emozioni dolce tristezza, dolce malinconia, fa fatica. Ma noi con la consapevolezza qua ti dice, se hai qualche sensazione di dolce tristezza, dolce malinconia, accompagnala, perché non è tua, non è solo tua, va bene? E dei tuoi avi, dei tuoi antenati che si specchiano nelle persone che incontri in circostanze simili. Qua avverrà una guarigione nella settimana natalizia. Il Natale ti ricorda come andare incontro alla liberazione. La liberazione significa libertà dall'io che divide e che separa. Tutti i tuoi avi, i tuoi antenati, i tuoi genitori sono qui con te. È la mente razionale che non te lo fa vedere. Allora tu
pronunciando il mantra, dedicando i meriti di quello che fai in questa settimana, tu apporti guarigione a te e ai tuoi avi e sentirai i tuoi antenati dentro di te talmente forte che ti ispireranno come un grande esercito. D'accordo? Wow, molto poetica, molto commovente, bellissimo. Alcuni di voi avranno un ritorno di qualche persona del passato in questa settimana che già avete conosciuto. Sì. Vediamo un po' di cosa mi raccontano, vediamo un po'. Fammi vedere cosa mi raccontano. Anzi, sai che faccio, ragazzi? Così lo faccio. Faccio così, faccio. Allora, vediamo. Mettiamoci gli altri tarocchi questi. Allora, scusami. Voglio vedere su di te, con le carte delle vite passate, come sta la tua energia? Come sta la tua energia con la carta delle vite passate? 7 di spade, 7 di denari, la regina di spade. Ti vedo un po' evitativa o evitativo dal mondo, da qualcuno. Stai aspettando il momento giusto per parlare o per fare delle cose? Ti vedo un po' evitativa o evitativo, ripeto, un po' sfuggente, un po' sfuggente. Un po' sfuggente. Vedi eremita, ti vedo proprio introspettivo e introspettivo. Certo è, queste carte mi stanno dicendo che stai elaborando delle situazioni di qualcuno che è stato evitativo con te, del tuo passato, o stai proprio evitando le persone, il contatto con il pubblico, con gli altri, con le persone, e stai aspettando il momento giusto affinché la nuova consapevolezza germogli in te. Ti vedo così. Vediamo la carta di afflizione. L'energia con la quale ti confronti, afflizione, vediamo chi è. Comunque stava saltando un 6 di coppe, non a caso ho detto persone del passato. Allora, chi è questa afflizione o che energia ha questa afflizione nei tuoi confronti? La persona afflitta, vediamo. 10 di spade, una persona che ha sofferto molto. Ah, asso di coppe, wow, qua c'è una persona che arriva da te con l'amore, Allora, qua c'è una persona molto afflitta, può essere una persona del tuo passato che conosci bene, con la quale si è chiusa una tappa molto dolorosa o sta attraversando una tappa molto dolorosa che riguarda il suo passato. In questa settimana io la vedo che arriva verso di te con l'asso di coppe e il cavaliere di coppe. Mi parla proprio d'amore, è una persona che ti vuole aprire il suo cuore. A te ti vedo sulla difensiva, questa persona la vedo così. Non mi stanno parlando di economia, di altro. Ok, questa è la stessa generale, mi puntano l'attenzione sull'amore. Questa è una persona afflitta che viene da te, è possibile che la conosci già dal tuo passato, non a caso appena prima di aprire i tarocchi ti ho detto è possibile che alcuni di voi abbiano contatti con persone che già conoscete. Vediamo questa carta di guarigione. Cosa succede alla fine? Il sole. Asso di spade. Allora, qua arriva un chiarimento con qualcuno. Allora, io qua vedo che il sole mi parla di felicità, di notizie gradite, di belle notizie. Asso di spade mi parla di comunicazioni che arrivano in queste settimane. Il 9 di bastoni mi parlano di te che ricevi queste comunicazioni, però ti mantieni un po' sulle tue, no? Della serie, ok, io mi proteggo intanto, accolgo, però mi proteggo. Quindi è la settimana in cui, rispetto a tutto il discorso che abbiamo fatto prima, e questa energia che arriva nei tuoi confronti è un'energia con la quale devi avere a che fare affinché tu possa portare guarigione. Questo che vivrai in questa settimana l'hanno vissuto anche i tuoi avi, i tuoi antenati. Allora noi che siamo discendenti consapevoli, come fermiamo gli spiriti perturbati? Con la consapevolezza e le pratiche che ti ho detto. D'accordo? Ok, adesso ci analizziamo l'amore. Vabbè, ci analizziamo l'amore nel dettaglio, però qua mi hanno già parlato. Qua mi parla di una persona che apre il suo cuore, può anche essere un amico, un'amica, mi spiego? O una persona a te vicino, insomma.
perché l'amore lo vediamo adesso. Allora, andiamo nel dettaglio sull'amore, tenendo fede sempre a queste carte qui. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Metterò la prima linea tua, la seconda di questa persona e la terza cosa accade per te in amore, ok? Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della prima variante in amore in questa settimana natalizia dal 23 al 29 dicembre? Vediamo. Re di coppe, 8 di spade e 2 di denari. Ti vedo indecisa o indeciso su una persona. Re di coppe, vedo un po' di stress mentale e indecisione tua nei confronti di una persona, questo re di coppe qui, anche se è una donna, Ti vedo un po' avere dei dubbi su questa persona qui, possibile il segno del cancro pesci scorpione, ascendente in cancro pesci scorpione. Ma al di là è l'energia di una persona che o sta trattenendo le sue emozioni o una persona che sta lavorando molto sulle sue emozioni, una persona che sta guarendo le sue emozioni, le sue ferite emozionali. Vedi l'eremita? Ti vedo pensare a una persona, essere indecisa su una persona o indeciso su una persona, vedo un blocco con una persona. O puoi essere tu che stai sentendo il blocco con una persona con la quale senti una forte connessione e c'è un blocco con questa persona. Vediamo l'energia di questa persona che ti viene incontro in questa settimana. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana? L'eremita, 9 di bastoni, l'asso di spade. Io vedo che c'è una persona che ti parla dopo aver fatto una grande introspezione interiore, una persona anche stanca, una persona che ha vissuto un periodo molto introverso, una persona che è scesa nelle sue profondità, ha riflettuto tanto. Mi parla di un eremita qua, una persona che è scesa molto nella sua profondità, una persona che ti ha pensato tantissimo, o ti pensa tanto, o pensa molto a te, che pensa anche al passato, l'eremita. 9 di bastoni è una persona che è stanca, ha sofferto, che probabilmente ha anche messo le difese, no, al mondo e anche a te, proprio per questa necessità di eremitaggio. E poi ti parla, cioè qua c'è la voglia di parlarti, l'energia dell'asso di spade, quella di avere un inizio che parte da un intendimento, da un'ottima comunicazione, da un chiarimento. Anche una persona che non sentivi da tempo, secondo me, ti scrive o ti parla, il parlare, l'asso di spade, in questa settimana, sì. Qua abbiamo anche il cavaliere di bastoni, una cosa all'improvviso, anche degli auguri da cui è un pretesto magari, no? Vediamo comunque questa energia della persona che ti viene incontro. Alla fine cosa succede per te in questa settimana, dal 23 al 29 dicembre? Amore. C'è 2 di coppe qua. La luna. 5 di coppe. Guarda, io vedo che qua c'è un incontro o c'è la voglia di recuperare qualcosa, il 2 di coppe. E qua vedo la luna che mi parla di anche di segreti, di bugie per cui si è rimasti male o ci si è sentiti in colpa. Vediamo cosa viene dopo il 5 di coppe. L'imperatore, c'è una persona che vuole sistemare le cose con te in questa settimana, a fare un cambio, una trasformazione. Ecco perché la carta dell'afflizione, per avere una guarigione, no? Qua io vedo delle situazioni emozionalmente importanti, difficili, che si vogliono superare. Sì, si vogliono superare. C'è una persona che vuole superare delle situazioni difficili di natura di abbandono, sensi di colpa. E qua abbiamo un imperatore, abbiamo una persona che magari è stata più fredda, un po' più concentrata sulle sue cose, che ha potuto generare abbandono, tristezza e ha dei sensi di colpa.
io ti vedo a te in dubbio, magari questa persona non ha palesato le proprie emozioni o è stata una persona che non riesce a palesare bene le sue emozioni. Io qua vedo questa connessione, seguita poi dalla luna al 5 di coppe, cioè per dire che facciamo? Che facciamo? Che facciamo? Qua c'è la morte, il cavaliere di bastoni, sì. Oppure per alcune di voi può essere una persona nuova che ha, e magari tu stai pensando a una persona vecchia o stai pensando a quello che è successo nel passato con un'altra relazione. Questa è, se è una persona nuova, è una persona che viene da un profondo viaggio introspettivo e tu vieni da un'altra persona. Quindi che succede? Qua c'è una possibile compatibilità importante, due di coppe, seguita poi da un ricordo di vecchie situazioni in cui ti sei sentita abbandonata o frustrata o messa da parte o messo da parte. Però l'intenzione di questa persona è sistemare le cose, avere stabilità, va bene? Vediamo energia positiva per te in questa settimana, amore. Il carro, qua c'è un viaggio, uno spostamento verso di te, molto ben aspettati sono i viaggi o lo spostamento, quindi c'è un avanzamento in amore. Forti segni del cancro, uscito 3 volte comunque, ascendente cancro, ok, vedi? Cavaliere di coppe. Vediamo la carta negativa per te, la giustizia, e perché non sono state fatte bene le cose, hai percepito ingiustizia in amore e quindi percepisci ingiustizia o percepita ingiustizia, quindi si possono salire a galla delle paure o delle delusioni d'amore. Però vedo che c'è il carro, questo si sistema, c'è la guarigione qua. Vediamo che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti, anche se è una donna, 5 di denari, è molto pentito. C'è una persona pentita qua, 5 di denari, 5 di spade, o tu stai pensando a una persona che ti ha messo da parte, che aveva un'energia più inflessibile, va bene? Ma qua arriva una persona nuova, che viene da una grande introspezione, e tu pensi che magari le cose in amore non sono andate bene per te, eccetera, tutti questi, un po' di, scusa il termine, pippe mentali, 8 di spade, 2 di denari, e quindi fai un po' fatica, hai dei dubbi ad aprirti, no? Quindi lasci un po' in sospeso la cosa, però poi avanzi. Oppure qua può essere la stessa persona che viene un po' pentita, che ha l'energia, vediamo l'energia del re e dell'imperatore, per favore. Il Papa, una persona ti parlerà molto onestamente, molto concretamente, che ha le idee molto chiare. Una persona ti parla in modo molto chiaro, deciso, viene con determinazione e le idee molto chiare. Sì, si fa giustizia. Vediamo su quel carro, energia positiva per te in amore. 7 di spade, vedi? Allora, tu secondo me per alcune di voi, alcune si defilano inizialmente, si defilano inizialmente e giocheranno d'astuzia con questa persona, perché poi defilando si avanzano, è un po' un gioco in questo senso, no? Mi hai capito? Sì, questo vedo che da parte tua inizialmente ti defili un po', ma questo giocherà a tuo favore, perché poi vedo l'avanzamento. Perché non hai percepito giustizia? La regina di bastoni, non ti sei sentita nel tuo valore. Non ti sei sentita che questa persona ti dava il valore che meritavi o ti ha dato il valore che meritavi, oppure parlo dell'altra persona se è una persona nuova, e quindi puoi avere gli strascichi di questo. Oppure la stessa persona, qua c'è il diavolo, c'è una persona che ha fatto molto per i suoi interessi, ok? Questo è il senso. E quindi tu lo ripaghi un po' con la stessa moneta, diciamo, però sei la stessa persona, però poi ti lasci andare, ok? Abbiamo i segni anche della bilancia, Ariete, Leone, Sagittario, Toro, Vergine, sì, Cancro, ok. Vediamo un po' cosa ti dice questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione.
Cioè, allora, qua ti dico, c'è da lavorarci un po' su questa connessione. Questa persona è intenzionata, va bene? Questo ti dico, c'è da lavorarci un po'. Però si prospetta con il Papa, ok. Vediamo cosa ti dirà questo imperatore. Sto affrontando tutte le mie paure. E infatti, ci sono delle paure che ha avuto questo imperatore qui, o le ha avute da una relazione precedente, quindi confrontandoti con te in modo nuovo affronta le sue paure perché sente la connessione, 2 di coppe c'è, eccolo qui. Sto affrontando tutte le mie paure, vediamo cos'altro. Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato lo stesso modo per me. Se avevano altre situazioni queste persone, nessun'altra persona conta quanto conti tu. E questo è quello che dirà in questa settimana, quello che c'è dietro le sue azioni o quello che fa quest'asso di spade. Cos'altro? Tempo e pazienza. Che ti ho detto? Bisogna lavorarci un po' su questa connessione qui. Perché, ragazze mie e ragazzi, qua metto nelle vite passate l'afflizione e la guarigione. Quello che vi accade in termini relazionali in questa settimana, come vi accade sempre questa cosa, perché a tutti accade, ha a che fare con delle situazioni che hanno vissuto già i tuoi antenati. Quindi tu, entrando nella consapevolezza che l'altra persona ti porta questa stessa emozione, tu mi sciogli il karma. Va bene? Ok. E fammi mettere... Vediamo le carte di Maria Vittoria, gli oracoli genealogici. Vediamo un po' che sono questi qui. Di che karma parliamo qua? Perché con le vite passate me lo chiama adesso. Di che karma parliamo? La memoria genealogica numero 16, la torre. Nella mia genealogia un bambino è morto in un crollo. Questa memoria porta tristezza nella mia famiglia e ai miei discendenti. Oggi pratico un minuto di yoga della risata. Bellissima la frase che ha messo Maria Vittoria qui. Allora, qua dice che c'è una perdita, c'è stata una perdita nell'albero genealogico e la perdita di cui magari tu eri inconsapevole può essere un bambino morto in un crollo, vite passate, ricordiamo qui. Quindi c'è lo spirito perturbato di un tuo antenato, che può essere la tua anima stessa, anche la tua stessa, no? Che in queste paure della luna e in questo dolore del 5 di coppe si rispecchia questa memoria qui. Qua ti dicono di ridere, ridi, ma soprattutto fai le pratiche di consapevolezza che ti ho detto, ok? Voglio vedere una cosa ancora su questa memoria genealogica numero 16. Fammi vedere che scrive Maria Vittoria. 16. Allora, sì, una memoria molto antica, un bambino morto sotto il crollo di una torre. Da qui nasce una tristezza nei discendenti che si ritrovano ad essere tristi senza saperne il motivo. Sì, ragazze, qua vedo tristezza, 5 di coppe e la luna, paure inerenti che vengono dalle memorie antiche. Va bene? Fai quello che non avresti mai fatto a livello con questa persona in questa settimana o rispetto all'amore. Fai quello che non avresti mai fatto. Fai quello che non avresti mai fatto. Vediamo cosa potresti fare. Vediamo cosa ti dicono i Sefirion. Vediamo un po'. Cosa fare per eludere la memoria, oltre a quello che abbiamo detto? L'ombra protegge esplorazione profonda e interiore. Qua mi dicono un po' come l'eremita qui. Esplora dentro di te e cosa devi fare poi? Il risveglio. Sta in contatto con le tue profondità, con le emozioni, mi stanno dicendo, con l'ombra più profonda che hai. E chiedi al maestro dell'ombra, aiutami ad aiutarti, ad aiutarmi. Indicami i passi, indicami il cammino, fammi essere alla tua altezza, fammi essere all'altezza di questa situazione e ci sarà il risveglio. Vediamo un po' chi viene dopo. Prove iniziatiche a affrontare le paure e esperire. Affronterai la paura dell'ombra, ne farai l'esperienza, viene il risveglio.
perché abbiamo la guarigione qua, ragazzi, questa settimana, ok? Ricordiamo che il Natale ci ricorda la morte dell'io, della mente razionale, verso la liberazione. Unisci, non separare, avviene la guarigione, ok? Wow, ok, ragazzi miei ragazzi, anche qui è stata una stesona, grandi emozioni, meraviglioso. Detto questo concludo qui, passo all'altra variante e ci vediamo dall'altra parte. Mua! Eccoci qua per la seconda variante, per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Allora, andiamo a vedere questa settimana dal 23 al 29 dicembre, questa settimana natalizia. Adesso abbiamo un raggio di sole dalla finestra, c'è stato un temporale pazzesco e adesso un raggio di sole stupendo, stupendo. In questo caso cosa diremmo? Non possiamo non notare la bellezza e come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 3, pronunciare il mantra quando vediamo qualcosa di bellissimo in natura affinché quella bellezza si plasmi in noi, pronunciare il mantra Amaterasu o Omikami. Amaterasu o Omikami. Ogni volta che vedete la bellezza in natura, qualsiasi cosa di bello, che significa vieni con me, bellezza, vieni con me. Amaterasu o Omikami. Ve lo faccio vedere come si scrive. Allora, aspetta, qua c'è sempre il problema delle penne. Finisco centinaia di penne a settimana. Aspettate un attimo, mi prendo la penna. Allora, lo scriviamo sotto gli altri mantra. Amaterasu o mi kami. Amaterasu era la dea del sole, della bellezza nello shintoismo giapponese. E quindi Amaterasu o Omikami, Amaterasu o Omikami, bellezza, vieni con me, vieni con me. Nel video Magia Pratica 3 vi spiego anche che cosa significa tutto questo mantra, no? Che significa anche quando vogliamo dire, quando vediamo un bellissimo tramonto, Amaterasu o Omikami, anche portami con te, spirito del tramonto, portami con te. Ma ve lo dico bene nel video Magia Pratica 3. Ok. Allora, con questa bellissima bellezza, appunto, andiamo a vedere questa settimana quali sono le energie, con quali energie ti confronterai per andare incontro alla tua missione dell'anima. Partiamo con gli oracoli. Vediamo. Allora, vediamo qual è la tua energia, l'energia con la quale ti confronterai, comprensiva di eventi che sono enti, entità, spiriti, circostanze, persone. E perché? Cioè, vediamo cosa lega tutto. Allora, partiamo, vediamo la tua energia. Sei una ribelle, come Plutone in Acquario ci chiede. Ribelle, ribelle, ribelle. Allora, ti vedo chi è il ribelle? Il ribelle è la persona mistica, spirituale. Anche colei che si ribella a qualcosa che gli sta stretto, gli sta stretta. Ti vedo ribellarti a qualcosa che ti sta stretto, ti sta stretta. Va bene? Proprio ti vedo andare oltre al luogo comune, non convenzionale, basta. A che cos'è che ci ribelliamo fondamentalmente? Al si dovrebbe fare così? Mi sono stancata in un certo modo, di comportarmi in un certo modo, di certe situazioni, si dovrebbe fare così, non sembra carino, non sembra bello. Luogo comune, luoghi comuni, luoghi comuni, luoghi comuni. Chi sei tu? Sei la natura selvaggia che ti arde e sei unica e irripetibile, unico e irripetibile. Allora ti vedo così, ribelle. Andiamo a vedere con che energia si confronterà la ribellione. Vediamo qual è l'energia che ti viene incontro. Con il silenzio. C'è qualcuno che fa silenzio o una persona silenziosa o
eh, enormemente introspettiva, forse. Qua c'è ribelle e silenzio, cioè sono due carte in antitesi. Quindi abbiamo una persona o una situazione che fa silenzio, c'è una situazione silenziosa dall'altra parte, o una persona che sfugge, o situazioni che non arrivano a un dunque, o un silenzio esterno. Io ti vedo ribelle a questo silenzio esterno. Cosa vuol dire? Tante cose vuol dire. Io vedo qua che ti ribelli a una situazione o che ti sta stretta nel senso mentale, che tu vedi silenzio intorno o una persona che non parla o circostanze che fanno silenzio e tu ti ribelli a questo. Che vuol dire ribellarsi a questo? La cosa più alta è questo. Se il mondo fa silenzio esterno, il mondo fuori non esiste, il mondo comprensivo di persone e di circostanze. Tu ti ribelli al concetto, a quello che credevi essere questo silenzio. Cioè, vuoi una nuova consapevolezza. Come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Allora tu ti ribelli alla vecchia comprensione distorta di che cos'è la realtà. Piuttosto qua io vedo che ti ribelli con la consapevolezza che hai a una situazione in cui la tua mente razionale non ti fa comprendere la realtà delle cose. Se il mondo esterno fa silenzio, tu devi confrontarti con le tue emozioni che ti dà questo silenzio. O una persona fa silenzio, ti devi confrontare con l'emozione che ti dà quel silenzio di quella persona. O una circostanza che fa silenzio. Perché quel silenzio esterno è la narrazione che la tua anima sta mettendo in scena per farti vivere un certo tipo di esperienza. L'esperienza che in questa settimana tu vivrai è di ribellione al vecchio modo di pensare. Al vecchio modo di pensare. E piuttosto che inveire contro qualcuno, piuttosto che inveire contro il mondo, che fuori non esiste niente, tu ti fai accompagnare dalle emozioni. Ok? Vediamo il perché di tutto questo. Perché sei una guida spirituale, perché si stanno portando ad essere una guida spirituale, spiritual guidance, guida spirituale. Allora, qua c'è sia il fatto che tu ti stai seguendo questa stesa improntata alla guida interiore, cioè segui la guida spirituale piuttosto che vedere le circostanze esterne. La guida spirituale interna a te, il tuo maestro interiore, il Dio ignoto di cui vi ho parlato nel video Magia Pratica 9, ti sta dicendo di ribellarti al vecchio modo di pensare. Tutto fuori è silenzio, mi dice, oppure una situazione o una persona. Bene, tu ti ribelli al vecchio modo di pensarla. Perché? Perché questa è la settimana in cui vogliono suggellare in te la tua guida interiore. Qua c'è un uccellino che parla all'orecchio, cioè fuori c'è silenzio e qua c'è l'uccellino che ti parla all'orecchio. L'uccellino in questo caso è la guida spirituale, il maestro interiore. Può essere il dio Ares, la rabbia, può essere qualsiasi tipo di emozione. Bene. La guida spirituale ti dice: trai giovamento e perfezionamento da questa ribellione. Nel video Magia Pratica 9 vi ho parlato di quando si scatena la rabbia, hai a che fare con la parte adirata del Dio, non con la parte pacifica. Quando noi abbiamo a che fare con la parte adirata del Dio, abbiamo a che fare con un potere che, se accolto, ti dà un potere disumano. Perché, e vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9 di come alcuni monaci, per sviluppare dei poteri di chiaroveggenza, di prevedere il futuro, diventano dei veri e propri oracoli in alcuni giorni particolari dell'anno e si preparano settimane e mesi in delle piccole stanzette buie con tutte le statue degli dei nella forma adirata. Cioè tipo ci sono teste mozzate, sangue, asce, spade, figure mostruose. E stanno in questa stanzetta buia in silenzio per giorni, settimane, preparandosi ad essere oracoli. Perché la parte adirata del Dio è tutto ciò a livello simbolico che questo sistema di credenze
che ha paura delle proprie emozioni recondite e nascoste, relega nell'ombra. Quindi tu quando accedi a quella parte dell'ombra, quella parte che ti fa più paura, hai un potere disumano che le altre persone non hanno. Quindi è un invito a riascoltare, ragazze mie. Scusami, io sto. È un invito a riascoltare Magia Pratica 9 per questa guida spirituale qui, perché vedo la ribellione, ok? Adesso vediamo con i tarocchi cosa mi raccontano di questa situazione qui. Ci mettiamo questi. Allora, poi dopo vediamo l'amore, però prima voglio vedere cosa mi raccontano queste cose qua, vediamo se si focalizzano su altri scenari. Su che scenari si focalizzano? Vediamo. Sulla carta della ribelle. Settimana natalizia 23-29 dicembre, sulla carta della ribelle, la tua energia. E il carro. 5 di coppe. Arriva una trasformazione per una situazione che non avanzava e che ti può dare tristezza. Arriva una trasformazione, un cambio, ribellione, una situazione emozionale che non avanzava. Carro, 5 di coppe. Prendi la decisione di superare questa situazione di tristezza, la morte, e ti vedo piena di fuoco, pieno di fuoco. Vediamo da questa parte il silenzio. L'imperatrice, vedi, ti riprendi in mano il potere. Usi l'emozione a tuo favore. Vediamo sulla carta di silenzio chi è questa persona o la circostanza. La carta di silenzio, persona o circostanza. Mettiamola qua questa. Asso di coppe. Cavaliere di spade. Paggio di spade. Qua abbiamo una persona che vuole un'opportunità con te emozionale, asso di coppe. Però ti osserva, può essere un'amica, un amico, un fratello, l'amore lo vediamo dopo, io sto chiedendo in linea generale. Qua abbiamo una possibilità di lasso di coppe, cavaliere di spade mi parla di un'energia di tensione, paggio di spade energia di tensione, di una persona un po' arrabbiata, o che fa silenzio, o di una circostanza che è silenziosa, per cui ti vede un po' mancante di fiducia, come se non dessi fiducia a questa situazione, qualsiasi situazione si tratti, però nasconde in sé la possibilità dell'apertura emozionale questa situazione. L'apertura emozionale ce l'hai facendo questa cosa qui, va bene? Può essere una persona, una circostanza silenziosa che racchiude in sé la possibilità di gioia, però è silenziosa in questo momento o in questa settimana. 6 di coppe, mi parlano di una persona che già conosci o di una situazione di una persona che non si fida ad aprirsi ancora, oppure di una situazione, può parlare anche di figli, di fratelli, di sorelle, però contiene in sé già l'asso di coppe, è in fase di elaborazione. Vediamo cosa succede alla fine con la guida spirituale in questa settimana. L'imperatore, 3 di denari e il paggio di denari. Guarda, io in questa settimana con la guida spirituale, al di là di questa energia, io vedo che qua nel lavoro va benissimo, mi dicono, con la guida spirituale, cioè tu trai profitto da questa situazione con questa persona o questa circostanza qui di silenzio, fai un cambio, ti butti o nel lavoro o delle questioni riguardanti la collaborazione con altre persone o collaborazione sulla sfera lavorativa. Qua vedo anche delle entrate di denaro in questa settimana, delle entrate, il lavoro va benissimo, mi dicono che qua con l'imperatore riprendi in mano la situazione, come mi dice questa carta, e grazie a questa energia di privazione tu la rielabori e la getti sul lavoro nelle cose che ti appassionano, traendo risultati.
È questo che ti vuole far fare la tua guida interiore in questa settimana, ok? Può essere anche collaborazione in ambito lavorativo laddove c'era silenzio e che si parla di una questione in sospeso, si riporta l'ordine, portando profitto e collaborazione, va bene? Però vedo che tu mi elabori questa sensazione di ribellione nel modo corretto, fai fluire l'energia. Non mi hanno specificato qui chi è, cos'è, e adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, abbiamo visto come utilizzi nel modo corretto gli eventi, che sono le emozioni che ti arrivano in questa settimana, grazie a un certo silenzio o una certa situazione più ferma rispetto al tuo elaborare interno. Ok, vediamo nell'amore cosa accade in questa settimana. Metterò una linea tua, la linea della persona che può venirti incontro e cosa succede alla fine per te. Allora, vediamo. Settimana natalizia, 23-29 dicembre. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Amore. 8 di denari. Il mago. Wow, regina di coppe. Vedo un successo lavorativo in questa settimana. Assolutamente successo lavorativo in ciò che ti appassiona. Vedo che ti sentirai molto forte nell'ambito lavorativo tutto ciò che ti appassiona. E la regina di coppe mi parla di te che stai proprio nel fluire, sei molto felice di quello che succede in ambito lavorativo. 8 ai denari, ti vedo impegnata, il mago è una grande carta straordinaria in ambito lavorativo, la regina di coppe è qua, sei tu, che tu sia uomo o donna non importa. Mi dice che a livello emozionale ti fai fluire proprio, sei proprio contenta di un appagamento emozionale in ambito lavorativo che ti porta anche a fluire con le emozioni nelle relazioni, va bene? Ok, guarda, sei denari, ti vedo proprio felice, felice in questi giorni nel lavoro o in quello che ti appassiona, felice. Ok, mi dicono che rispetto all'amore, per alcune di voi c'è un'opportunità importante qua, ci può essere per alcune di voi, ma non avete fretta, vi lasciate fluire, voi non fate niente, cioè state lì che fluite con la regina di coppe, colleghi anche che aspetta il momento giusto senza ansie, va bene? Vediamo la persona che ti viene incontro in questa settimana. Ho l'energia dell'altro fuori da te in qualità di tuo specchio. Vediamo. Seconda variante, qual è l'energia della persona di tuo interesse o dell'altro fuori da te, che sia una persona nuova o il tuo specchio? Vediamo. Paggio di denari, 5 di coppe, l'asso di denari. Qua parliamo di una persona che ti chiama o vuole stare con te in questa settimana, vuole un'opportunità importante, l'asso di denari, ti fa un regalo o un invito. È una persona mossa da un po' di tristezza o un senso di colpa nei tuoi confronti, oppure da un po' di tristezza. Se è una persona nuova, ben aspettate sono le persone nuove qua, è una persona che può aver vissuto dei momenti emozionali difficili nella sua esperienza relazionale, per una persona rinnovata, cioè l'asso di denari, mi dice che è una persona che vuole un'opportunità nei tuoi confronti. 5 di coppe di un po' di tristezza, mi dice, una persona che può aver elaborato abbastanza le sue ferite. Le sue ferite, qua vedo una persona rinnovata, assolutamente sì. La morte è rinnovata, infatti. Vediamo alla fine cosa accade in amore per te in questi giorni. Cavaliere di coppe, infatti c'è un invito qua, vedo 8 di coppe, arriva un cambio emozionale. E il cavaliere di denari, assolutamente sì, per alcuni di voi avete due opzioni, e vedo che vi fate fluire, non mettete fretta, voi non avete fretta, vedo che alcune di voi che hanno una persona nuova avete due opzioni, vi lasciate fluire a queste emozioni senza decidere in fretta, vi vedo con la regina di coppe, e per altre invece c'è questo invito d'amore, bello, per alcuni di voi è una persona nuova, ripeto, che vi porta a fare un cambio, vi porta proprio a fare un cambio emozionale, l'otto di coppe, a lasciare indietro ciò che non serve,
a rinnovare. Il Cavaliere di Denari mi parla di un qualcosa che si costruisce nel tempo e ha fondamenta. Il Cavaliere di Denari è una persona un po' più lenta, no? Quindi c'è un inizio qua, c'è il corteggiamento o l'invito, arriva un cambio emozionale grazie a questa persona e poi ciò che deve essere sarà, dice il Cavaliere di Denari, va bene? Intanto investo. Per alcuni di voi è una persona sul profilo, sul piano lavorativo, sul profilo lavorativo, una persona che incontrate sul posto di lavoro, ci state insieme sul posto di lavoro. Vedo che è una bellissima energia di fluire qua, assolutamente sì. Vediamo energia positiva per te in questa settimana. Quindi alcuni di voi che si dedicano al lavoro, in una situazione rispetto al silenzio con un'altra persona, può arrivare una persona nuova che vi fa piacere proprio questa cosa, vi lasciate fluire, ok? Vediamo energia positiva per te in questa settimana, amore. Paggio di bastoni, vedo comunicazione, una persona molto interessata a te, molto entusiasta, molto divertita anche. Comunicazione, una persona molto divertita. Vediamo energia negativa in amore. Il 7 di bastoni mi parla che probabilmente ci possono essere un po' di limiti o difficoltà, 7 denari per quanto riguarda il lavoro di uno dei due. Un po' perché questo 7 di bastoni? Limiti, difficoltà, 7 di bastoni. Il 6 denari del lavoro, un po' di ostacoli che però vengono superati, perché il Cavaliere denari mi dice a poco, no? Un po' di ostacoli che non sono ostacoloni, sono un po' di limiti, un po' di relative al lavoro può essere col 6 denari, solo questo mi dicono. Sì, 7 di coppe, mi parla di situazioni che possono distrarre di natura lavorativa, ma sono superabilissime, ok? Guarda, questa è una stesa chiara, pulita, bella, ragazze mie, ragazzi. Sto notando che non è uscito nessun, no, solo un arcano maggiore qua. Quindi anche questo tipo di limiti o problematiche sono perfettamente superabili, non è una cosa, sì. Ok, ragazze mie, vediamo, e ragazzi, vediamo con i miei oracoli lui lei, che potete trovare per le ragazze nuove sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dirà questa persona, questo cavaliere? Vediamo. Entriamo nella profondità di questo cavaliere o di questi cavalieri, vediamo. Amore, non ti ho mai dimenticata, se mai ti dicessi il contrario non dovresti credermi. Per alcuni di voi è l'amore che non vi ha mai dimenticate o dimenticati, quindi rientra l'amore nella tua vita. Per altri invece una persona, perché abbiamo il 5 di coppe qui rispetto all'altra persona, che prima di farti un invito ci ha pensato, non ti ha mai dimenticata, gli sono sorti anche dei sensi di colpa o una sensazione di tristezza, ok? Vediamo cos'altro. Sto affrontando tutte le mie paure. Sì, col 5 di coppe qua vedo questa persona che affronta le sue paure e ti chiede un invito o vuole un'opportunità, certo. Vediamo un po' ancora questa persona nei tuoi confronti. Sei bellissima, bellissimo. Una persona che ti farà degli apprezzamenti. Bello, voglio vedere di che natura sono quelle paure che sta affrontando questa persona. Ci mettiamo questi. Mettiamoci gli Angelion dei Sefiri. Di che natura sono le paure che sta affrontando questa persona in questa settimana? Che vengono superate, le abbiamo viste. Vediamo un po' di che natura sono queste paure. Attivazione di antichi ricordi, Akasha, matrici. Attivazione di antichi ricordi. Che natura sono queste paure? Ah, rispetto all'essere ricettivo di nuovo. Principio femminile, ricettività, sensibilità, accoglienza, flessibilità. Le paure sono, allora, gli vengono direttamente da un'accelerazione che il suo sé superiore gli sta facendo fare. Accelerazione con l'attivazione dei ricordi, no? Akasha, matrici. Rispetto alla parte più ctonia, più profonda della vita, la parte femminile, sono paure relative al regno ctonio sotterraneo, alla profondità, tutti i valori del femminile, quindi all'essere accogliente, flessibile, sensibile, alla ricettività. Quindi abbiamo visto che c'è questo 5 di coppe, ossia questa energia si sta elaborando su questa persona in questa settimana.
va bene? E poi vedo che c'è la liberazione, la fuoriuscita, ok? Vediamo un'altra cosa. Ci mettiamo adesso con queste. Allora, per l'amore, per le mie ragazze e i miei ragazzi, dal 23 al 29 dicembre, sull'amore, cosa mi raccontano questi oracoli? Unione e armonia. Presto avrai un incontro, una riappacificazione o la conferma di un legame importante. E qua te l'ho già detto, no? La conferma di un legame importante, una riappacificazione con questa persona, oppure una persona nuova, e quindi la riappacificazione con l'amore, dell'amore. Vediamo cos'altro. Semplicità, questo è un po' come se fosse la regina di coppe, no? La via più semplice è quella più sicura. Ti dicono in questa settimana si svolgerà tutto in modo molto fluido, molto semplice, no? Senza ostruzioni di sorta, una bellissima stesa questa. E poi hai la precedenza. Questa è una situazione in questa settimana dove tu ti darai la priorità, dove tu non vivrai da vittima, ma vivrai da mago, da maga, da sciamana. La scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità, e questo mi dice che la scelta è tua in questa settimana. Darai priorità alle tue necessità, a quello che per te è importante. Tutto arriverà molto fluido, ti vedo molto fluido nelle relazioni con l'altro in questa settimana, comportandoti nella maniera perfetta, corretta, che è quella del seguire le tue emozioni con la regina di coppe. Ripeto, anche se sei uomo. Vediamo un po' qual è, con l'oracolo della Dea, l'approccio che tu stai avendo in questa settimana o che avrai, che è perfetto con quella regina di coppe. A quali emozioni ti lasci fluire in particolare, che ti daranno la possibilità di fare ciò che per te è importante, no? Con hai la precedenza. Al nuovo inizio, sei proprio ben disposto al nuovo inizio, sei molto entusiasta del nuovo inizio, ti affidi proprio a questo, no? Come ti apri al nuovo, in quanto il nuovo è foriero di grandi cambiamenti, ma soprattutto hai fede nell'invisibile che è nel nuovo, va bene? Sono bellissime carte, una bellissima energia, Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui, augurandovi una bellissima settimana, stupenda, in onore di questa, della trascendenza, della bellezza del Natale, il vero significato del darsi, della liberazione a una nuova vita, una vita piena, prospera, soprattutto per quanto riguarda la tua prosperità spirituale, che di conseguenza genera una prosperità illimitata in tutti i sensi. Detto questo, ragazzi miei, ragazzi, vi abbraccio profondamente, tutti insieme, tutti unite nel grande passo verso la trascendenza. Vi abbraccio uno a uno. Noi ci vediamo prestissimo e come sempre, che tutti gli dei vi benedicano. Mua.